Questo video non contiene spoiler. Victory Gundam comincia sorprendentemente con una narrazione in medias res, ossia mostrando un evento e poi raccontando, attraverso il punto di vista di uno dei personaggi, i fatti che hanno portato a quello stesso evento. Questa tecnica narrativa è totalmente inedita nell'ambiente Gundam e consente di esplicitare le reazioni e lo stato d'animo del personaggio che racconta le vicende, avvicinando così quest'ultimo allo spettatore. Ad ogni modo, dopo una manciata di episodi vi è un ritorno alla classica narrativa lineare. La serie comincia mostrando come l'impero Zansker abbia invaso la Terra e stia attualmente cercando le fabbriche della Ligue Militaire, l'organizzazione partigiana di cui abbiamo parlato, nascoste tra le foreste dell'Europa centro-orientale. Si pensa infatti che la base dell'impero, situata nella città occupata di Largein, si trovi dove oggi, ai giorni nostri, si trova Vienna, mentre la fabbrica della Ligue Militaire si trova vicino ad una città chiamata Wuwing, l'attuale Praga. Si pensa che la scelta dello scenario bellico sia stata indotta dal conflitto dei Balcani e iniziato 2 anni prima della nascita di questa serie. Nel primo arco narrativo si assiste quindi alla serie di avvenimenti che porta un ragazzino di 13 anni alla guida di un mobile suit, a cui è aggrappato il destino della Federazione Terrestre. Insieme a lui vengono presentati gli altri giovani personaggi del cast, orfani di guerra e profughi che si uniscono alla Ligue Militaire per sfuggire al tirannico dominio dell'impero Zansker. In questi episodi viene sottolineata la spietatezza delle truppe invasori, che non si fanno alcuno scrupolo per riuscire a sradicare i partigiani della Ligue Militaire, ricorrendo spesso ad azioni vili quali le rappresaglie verso i civili e le esecuzioni pubbliche. Tutti strumenti tipici di una politica del terrore che si scontra veementemente con gli ideali pacifisti professati dalla leader dell'impero. La Ligue Militaire in questo frangente è rappresentata da un gruppo di anziani meccanici che guidano un camion in grado di far decollare i componenti del nuovo Gundam. Il loro obiettivo è quello di ricongiungersi con le restanti forze federali situate nelle loro basi terrestri e raggiungere lo spazio in modo da appoggiare la flotta spaziale federale e costringere l'impero Zansker a distogliere la sua attenzione dalla Terra. Pertanto il primo arco narrativo si conclude con i protagonisti che raggiungono uno spazioporto indipendente di Artigibilterra, conteso con le forze terrestri di Zansker intenzionate ad occuparlo. Nello spazio, la nave della Ligue Militaire decolata da Artigibilterra, la Reinforce, raggiunge dopo varie battaglie la gigantesca batteria solare Highland, occupata precedentemente dall'impero in modo da fornire potenza elettrica alla fortezza spaziale Kailas Gwil. In questa fase l'impero Zansker vorrebbe usare la fortezza per eseguire degli attacchi orbitali contro la Terra, mentre ovviamente la Ligue Militaire si ingegna per impedirlo. Sullo sfondo vi è la storia di 2 protagonisti, Uso e Shakti, che vengono impegnati nella scoperta delle storie delle rispettive famiglie. Le strade della Reinforce e del gruppo di ragazzini si mantengono separate. Questi ultimi, aiutati da alcuni piloti della Ligue Militaire, compiono azioni volte alla realizzazione dei propri obiettivi personali, che sia il ricongiungimento tra amici o la ricerca di cure mediche per un malato. Ciò li spinge verso il cuore dell'impero Zansker, la colonia Amelia. Nel frattempo la Ligue Militaire porta avanti nuovi attacchi contro il cuore dell'impero, in modo da costringere la flotta spaziale a ripiegare per proteggere le proprie colonie. Ciò consentirà un vantaggio strategico notevole per i federali nella guerra. Tuttavia la guerra è tutt'altro che vicina alla conclusione. Dopo un breve archetto narrativo sulla colonia del Side 2 Macedonia, alleata dell'impero Zansker, e sulla città lunare neutrale di Saint Joseph, assistiamo all'ennesimo ribaltamento di fronte del conflitto. L'impero Zansker infatti ha messo a punto una nuova invasione sulla Terra, questa volta con l'obiettivo di spazzare via la resistenza in Nord America, senza curarsi di eventuali vittime civili. La Ligue Militaire, che nel frattempo si è unita con il gruppo di ragazzini, ottiene rifornimenti dalla base lunare segreta Horasm, uniti a un nuovo Gundam, e si getta all'inseguimento della flotta di Zansker diretta sulla Terra. Questo secondo arco narrativo terrestre è caratterizzato da un profondo acuirsi degli scontri, con l'impero Zansker che non perde occasione per mostrarsi in tutta la sua crudeltà e vigliaccheria. La guerra totale che viene mostrata in tutta la sua drammaticità fa inevitabilmente parte del percorso di crescita del giovane protagonista, la cui determinazione è costantemente messa alla prova dall'orrore a cui la sua giovane mente è sottoposta. Dopo un breve ritorno dei protagonisti a casa, nell'Europa centrale, grazie anche alla situazione maturata sulla Terra, la Ligue Militaire sposta nuovamente il Victory Gundam nello spazio, per uno scontro finale che possa mettere fine alle mire dell'impero. Quest'ultimo arco narrativo vede le forze della Ligue Militaire e della Federazione Terrestre sferrare un attacco coordinato al cuore dell'impero Zansker, dove si trova l'ultima carta a disposizione dei loro nemici. La battaglia dell'ultimo sangue che ne deriva è carica di colpi di scena ed è estremamente avvincente nei suoi momenti clou.
Essa è la perfetta sintesi delle deliranti e contraddittorie intenzioni dell'impero ed è fortemente collegata al concetto di New Type. Al termine degli scontri sarà possibile ammirare il compimento del percorso di crescita dei vari personaggi, piuttosto che le conseguenze politiche della guerra, le quali vengono bellamente poste in secondo piano. La trama del Victory Gundam in realtà è duplice. Da una parte si racconta gli avvenimenti chiave della guerra tra l'impero Zansker e i partigiani della Ligue Militaire, dall'altra si mostra il percorso di crescita degli orfani protagonisti, che, attraverso il loro viaggio, sperimentano gioie e dolori della vita. Ancora una volta lo spettatore è spinto a immedesimarsi nei due giovani protagonisti, che spesso vengono utilizzati come dei veri narratori, dando un personale commento alle esperienze che stanno vivendo. È interessante la duplicità dei protagonisti, infatti sebbene solo uno sia il pilota del Gundam, l'altra, attraverso i suoi dialoghi, risulta fondamentale per la realizzazione della tematica portata dalla serie. I due protagonisti sono entrambi due profughi di guerra, che i genitori hanno lasciato sulla Terra come immigrati clandestini per cercare di tenerli al sicuro dal conflitto. Colui che diventerà il pilota del Gundam è Uso Evin. È un vivace ragazzino con un forte senso dell'amicizia che lo influenzerà pesantemente nel modo di combattere. Il suo rapporto con i genitori è particolare. Ad ogni modo, Uso ne conserva ricordi estremamente positivi e nel corso della serie farà di tutto per ricongiungervisi. Shakti Karin ha conosciuto Uso sulla Terra, nel territorio vicino Praga, e con lui condivide un'indole pacifica e speranzosa. Lei non diventerà una combattente e ciò la renderà una sorta di mosca bianca all'interno della serie, una Don Quixote che, con il solo uso della ragione, cerca di convincere le persone a cessare l'ostilità. Ma ci sono altri ragazzi che per varie ragioni decideranno di unirsi alle Ligue Militaire. Vi è il gruppo di profughi di Largain, formato da Odero, Susie e Warren, che si schiera contro l'impero, per lo più con l'intento di sopravvivere al conflitto e di vendicarsi della distruzione causata alla loro città dalle Yellow Jackets. L'altro gruppo, che si unisce alla resistenza quasi a metà della serie, proviene dalla batteria solare Highland. I 4 componenti del gruppo erano stati catturati come ostaggi dalle forze di Zansker, in modo da assicurarsi il controllo della stazione solare e, una volta liberati, non fanno fatica a scegliere di schierarsi con la Ligue Militaire. Questi ragazzini legheranno molto tra loro con il passare degli episodi, dando vita a legami di amicizia, rivalità e di amore. Nel complesso hanno molto in comune con i ragazzini dello ZZ. Tra loro il più importante è Eudelo Henrik, che ricopre il ruolo di fratello maggiore e migliore amico per Uso. Anche all'interno della Ligue Militaire vi sono vari gruppi. Il primo è quello degli anziani meccanici responsabili della fabbrica partigiana che ha realizzato il Victory Gundam. Essi sono presumibilmente ex tecnici federali ormai in pensione, che hanno però sposato in pieno la causa della resistenza. Saranno i primi a sostenere il giovane Uso e a guidarlo con la loro esperienza nelle varie battaglie che lo coinvolgeranno. Vi è poi lo Shrike Team, capitanato da Oliver Aino. Questo squadrone ha la peculiarità di essere composto esclusivamente da ragazzi di bell'aspetto. Lo Shrike Team deve il suo nome alla caposquadra Ellen Jackson, per associare la sua personalità in battaglia a quella della Verla, un uccello che caccia le sue prede infilzandole con spine e rametti appuntiti. Le ragazze dello Shrike Team sono abili nel pilotaggio dei Mobile Suits e sono molto affiatate tra loro. Tutte si affezionano al giovane Uso, dando del loro meglio durante gli scontri per supportarlo e proteggerlo. Menzione a parte per Marbet Fingerat, ossia la ragazza che avrebbe dovuto pilotare il Victory prima che venisse assegnato a Uso. Ella sarà la prima ad affezionarsi al giovane ragazzo, e sarà anche colei che lo aiuterà anche quando ciò significherà separarsi dal resto della Ligue Militaire. Una menzione rapida anche per Robert Gomez e Jean Guggenheim, i comandanti della Ligue Militaire più rilevanti all'interno della storia del Victory Gundam. Entrambi sono ex militari federali che hanno dato la loro disponibilità al sostegno della causa partigiana. La figura di Jean, in particolare, risulta al centro di un ingegnoso stratagemma messo in pratica dai membri della Ligue Militaire per ingannare quelli di Zansker. Questi comandanti rappresentano, come i tecnici anziani, quella parte della vecchia generazione che non si è voltata dall'altra parte, ma che ha agito attivamente per garantire un futuro di pace alle nuove generazioni. L'impero Zansker invece trova nella figura di Maria P. Armonia il suo leader spirituale. Lei è una donna originaria di Side 1 e che ha individuato come causa principale della storia di conflitti vissuti dall'umanità l'aggressività intrinseca degli uomini. Ciò l'ha spinta verso l'ideale della società matriarcale in cui le donne, portatrici di vita per natura, possano garantire la pace nell'universo. La sua figura ha acquisito popolarità non tanto per le sue idee, quanto per l'aura da santa che si è formata intorno a lei in seguito ai miracoli da lei realizzati.
Sembra infatti che le sue capacità New Type siano in grado di compiere guarigioni inspiegabili nei suoi fedeli. Nel corso della serie questa donna apparirà particolarmente scollegata dalla realtà, non riuscendo a collegare il modello sociale pacifico da lei propagandato con quello tirannico effettivamente realizzato, basato sull'uso della pena di morte come mezzo di repressione e di intimidazione. Il secondo voto dell'impero è quello del primo ministro che ha appoggiato l'ascesa di Maria dandole l'appoggio del partito Gatte da lui comandato. Il suo nome è Fons Kagatie, proveniente dalla sfera di Giove. Ha una personalità fredda e spietata, sua è l'idea della ghigliottina come strumento di repressione e sempre dalla sua mente provengono le innovative armi di distruzione di massa messe in campo dall'impero. Durante il corso della serie diventerà sempre più chiaro come le sue idee e quelle di Maria risultano fortemente incompatibili. È comunque un ottimo oratore, in grado di convincere il popolo di Zansker della nobiltà della sua causa e di quanto invece siano malvagi gli eretici della Ligue Militaire, che non riconoscono la supremazia del culto di Maria. I principali comandanti degni di nota sono Tassilo Vago, Fuala Griffon e Daker Ik. Il primo è il più importante colonnello dell'impero Zansker e comanda le flotte spaziali con estrema lealtà all'impero. Appare come un militare leale e equilibrato, specie se messo a confronto con altri soldati. Però, durante la serie, un evento in particolare ne causerà un'inaspettata ma interessante evoluzione. Duker, invece, è il comandante delle forze motorizzate dell'impero e come tale prenderà parte alla seconda operazione di invasione della Terra. Durante quest'ultima tenterà più volte di distruggere il Victory Gundam, obiettivo che lo spingerà anche a scelte poco onorevoli per un militare. Quale è invece una donna mentalmente instabile messa a capo della base avanzata di Largain. Il suo largo uso della ghigliottina e le sue tattiche da criminale di guerra la rendono poco apprezzata perfino dai membri della sua stessa fazione. Vi sono poi numerosi piloti dell'impero, il più importante è sicuramente Chronicle Usher, fratello della regina Maria P. Armonia, personaggio praticamente ambiguo. Da un lato appare come un militare ligio al dovere e agli ordini dei suoi superiori, dall'altro sembra invece effettivamente dotato di una coscienza e cerca di evitare, per quanto possibile, il coinvolgimento dei civili nelle battaglie. Tuttavia durante la serie anche lui viene coinvolto nelle operazioni particolarmente efferate dell'impero, questo forse a voler testimoniare una sua apparente forza esteriore che nasconde all'interno un uomo debole e privo del carisma necessario a ribellarsi ai suoi superiori. Sul finale della serie il suo personaggio appare estremamente tormentato e solo il suo odio per il protagonista, per certi versi poco giustificato, lo spinge a combattere con tanta risolutezza. Vi è poi il capitano Arbeo Pippiden, un pilota di Mobile Suits che ha preso parte sia alla prima repressione della resistenza terrestre che all'invasione tramite le Motorrad. È il mentore di Chronicle ed appare come un uomo scaltro e astuto. Infine vi è la pilota Liu Psino, una delle migliori risorse dello stesso Pippiden. Sebbene sia una bellissima pilota sia nello spazio che sulla Terra, lei è completamente fuori di testa e tradisce una poco velata frustrazione sessuale. È celebre per una particolare scena della serie, ma al di là di questo sicuramente è l'ennesimo membro della fazione di Zansker ad esternare una instabilità emotiva grave. Vi sarebbe un ultimo fondamentale personaggio di cui parlare, ma visto che sarebbe impossibile farlo senza fare spoiler, rimandiamo la sua analisi ad un video apposito. Ricapitolando, Victory Gundam è un audace tentativo di rinfrescare la trama dell'Universal Century, scrollandosi di dosso le vestigia della guerra di un anno. Questo obiettivo viene raggiunto solo in parte. Difatti, l'impero Zansker richiama sotto molti aspetti il Principato di Zion, un po' per la loro cerimonialità, un po' perché sono comunque una colonia che si è ribellata contro la Federazione Terrestre. In Victory vi è inoltre una rivisitazione molto singolare del concetto di New Type. La comprensione del prossimo vista nello Zeta Gundam è messa in un angolo, al suo posto vi è il New Type santone che cura le persone con la sua energia psichica. Questo approccio è molto interessante perché spingerebbe la serie verso una deriva più spirituale che politica, come era stato invece per le serie precedenti. Tuttavia l'intero argomento New Type è poco esplicitato, ma limitato all'uso e consumo da parte del conflitto stesso. La parte religiosa è infine sbrigativamente bollata come fanatismo e senza consentire allo spettatore di medesimarsi in qualcuno che effettivamente possa sostenere la tesi di Maria Armonia. La serie comunque si allinea con le precedenti e sfera una nuova critica al mondo degli adulti, in particolare alla Federazione, i quali non riescono ad affrontare un problema fino a che non è ormai tardi. L'incapacità della Federazione di reagire tempestivamente alla sommossa dell'impero è paragonabile alla stessa incapacità con cui gli uomini hanno affrontato i problemi sociali e climatici.
Victory Gundam comunque è meno aspro nei toni rispetto allo ZZ e sfrutta gli adulti e gli anziani della Ligue Militaire per evitare di generalizzare e per evidenziare la necessità di qualcuno della vecchia generazione che si assume le proprie responsabilità ed aiuti nuove leve a cambiare ciò che non funziona. Uso e Shakti rappresentano di fatti le due facce della generazione futura, coloro che non vorrebbero combattere ma vi sono costretti e coloro che invece cercano in tutti i modi di fermare la spirale di odio, madre di ogni conflitto. È chiaro che il futuro auspicato risiede in Shakti, è lei che trasporta, metaforicamente e fisicamente, il piccolo Kariman, simbolo vivente di un futuro che vorrebbe essere vissuto pacificamente. Il rovescio della medaglia di una tale scelta è che alla fazione dei cattivi non resta che fare i cattivi. Neanche il più abile avvocato potrebbe giustificare l'enorme quantità di azioni criminali e immorali perpetrate dall'esercito di Zansker. Se a ciò si unisce una leadership psicologicamente instabile, ecco che otteniamo i cattivi meno umani dell'intero franchise. Ovviamente dispiace, perché risulta troppo evidente e a tratti fastidiosa la totale deumanizzazione dei nemici, che si trovano a sacrificare vite senza averne alcun rimorso. Un ultimo tema preponderante della serie è la spaventosa demonizzazione della figura della donna, probabilmente causata da una parentesi della vita dello scrittore inquinata da un po' di misoginia. I personaggi femminili si portano dietro un carico di vizi che spesso e volentieri nel corso della serie diventano la causa della morte di vari personaggi maschili. L'intera opera può essere vista come una dissacrazione dell'ideologia matriarcale, incarnata dall'impero Zansker, insinuando, e neanche troppo velatamente, che una forma di governo al femminile porterebbe nei ruoli di potere delle fanatiche psicopatiche che getterebbero tutto nel caos. Ovviamente in questo lo stesso Tomino disconoscerà questa tematica misogina di cui la serie è pregna, ma, per dovere di cronaca, era necessario parlarne. In conclusione, Victory Gundam resta una serie di dubbio gusto. Le sue tematiche le ha, magari non le affronta nel modo più ortodosso possibile, ma bisogna ammettere che perlomeno ci prova. Certo, poi il disgusto di Tomino per la sua stessa serie è palpabile e ciò può scoraggiare uno spettatore, però bisogna comunque sottolineare che, almeno per ora, Victory Gundam è la serie animata canonica più avanzata nella timeline di Universal Century e come tale una visione potrebbe meritarla. Con questo siamo giunti alla fine del video, speriamo che vi sia piaciuto e che vi abbia spinto a guardare la serie o a rivederla nel caso l'abbiate già vista. Purtroppo, o per fortuna sotto certi versi, anche questa serie non è arrivata in Italia, tuttavia ne esiste una versione subbata di cui vi lasciamo il link in descrizione. Comunque vi chiediamo di lasciare un like e un commento come feedback da prendere in considerazione durante la scrittura dei prossimi video. Ringraziamo inoltre i gruppi Facebook che hanno contribuito a dare visibilità al canale, tra cui Goldrick e Gundam Collection, Gundam Core Community, Gundam Universe e Gundam Italian Club. Potete seguirci anche sulla pagina Facebook e su quella Instagram, sulle quali pubblicheremo aggiornamenti sui successivi video o altre curiosità sul mondo Gundam, in particolare dell'universo UC. Saluti e alla prossima!